Oggi siamo qui con questo microfono, il T-Bone PS100, un microfono USB che in realtà è molto di più di un semplice microfono USB. Ti ho incuriosito? Guarda il video. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo microfono molto particolare che durante questo video ti spiegherò e ti mostrerò nel dettaglio soprattutto tutte le sue innumerevoli funzionalità. Non è un semplice microfono USB, ma è qualcosa di veramente più interessante. Ma iniziamo con l'unboxing. Dopo aver visto l'unboxing voglio raccontarti tutte le funzionalità di questo microfono, perché sì, questo microfono non è un semplice microfono USB, ma l'hai visto già dall'unboxing, dalla forma, da tutti i pulsantini, manopoline che c'ha, questo è un microfono molto particolare, quindi adesso ti spiego nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo microfono, dopodiché ti faccio vedere nell'azione, ti faccio ascoltare più che altro come funziona. Ok, proviamo a capire quali sono tutte le caratteristiche, tutte le manopoline, tutti i bottoncini di questo microfono. Partiamo dall'alto, questo è il tasto mute, quindi semplicemente premendolo il microfono non sarà più sensibile, quindi non riprenderà più la tua voce. Ripremendo il tasto, ovviamente potrai continuare a parlare. Questa qui è la manopolina del gain, quindi tu girando la manopolina ovviamente aumenti il gain del microfono. In basso abbiamo una cosa molto interessante, ovvero la scelta di 4 pattern polari, ben 4 pattern polari. Quindi c'è figura 8, c'è cardioide, c'è 360, quindi tutto intorno, e c'è stereo. Quindi questi 4 pattern sono interessanti perché figura 8 puoi il microfono è ricettivo davanti e dietro, quindi immagina di poter o voler fare delle interviste, ok? C'è una persona che si mette da questo lato del microfono, una persona da quest'altro lato e stai registrando il tuo podcast. Poi l'altro pattern polare, quello cardioide, diciamo quello che si usa più di tutti per fare soprattutto podcast perché riprende soprattutto davanti. Poi c'è quello 360, diciamo, omnidirezionale, che riprende tutto intorno, quindi può essere comodo per, diciamo, delle riprese d'ambiente. E infine c'è stereo, che è molto comodo perché se ti sposti da destra a sinistra lui riprende, e facendoti sentire appunto la differenza, ad esempio ascoltando in cuffia, tra destra e sinistra. Molto comodo se fai, per esempio, ASMR. Nella parte invece qui del microfono, questa base del microfono, abbiamo queste 4 manopoline. Questa qui è il volume cuffie. Qui si inseriscono le cuffie e questo qui è il volume, ok? Quindi puoi regolarti tranquillamente il volume cuffie. Questo qui è lo switch tra quello che ascolti dal computer e la tua voce in tempo reale che entra dal microfono. Quindi se è tutto girato così, ascolterai solo ciò che entra nel microfono. Se è tutto girato così, ascolterai solo ciò che proviene dal computer, ok? Se lo tieni in mezzo, ovviamente ascolterai entrambe. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo 2 cose molto interessanti. Qui, come vedi, c'è un ingresso AUX in che è comandato da questo, quindi puoi mettere ad esempio un telefono, puoi mettere un registratore, quello che vuoi, qualsiasi suono tu voglia far entrare dentro questo microfono, che in realtà ha una, come puoi vedere, ha proprio una vera e propria scheda audio. E questo è il controllo, ok? In ultimo, questo qui, Inst Gain, sulla parte posteriore di questo microfono, oltre all'ingresso, diciamo alla porta USB-C, c'è questo ingresso jack che appunto c'è scritto Instrument, ok?
Benissimo. Instrumento significa che tu puoi inserire uno strumento e questo qui serve appunto a gestire il gain di questo strumento che potrebbe essere una chitarra, potrebbe essere una tastiera, potrebbe essere un lettore CD, quello che ti pare, ok? E questo qui è il meter, ovvero un indicatore da -24 a clip, va bene? Quindi c'è verde, arancione e poi rosso nel momento in cui vai in clip. Che dirti, questo microfono ha veramente tante funzionalità perché è veramente una vera e propria scheda audio, quindi non è semplicemente un microfono USB, ma è un microfono con una scheda audio che ti permette di avere un ingresso aux-in e un ingresso strumento. Ora che hai tutte le informazioni che ti servono, voglio farti ascoltare questo microfono, quindi entriamo nel dettaglio del video. Questo qui è un microfono a condensatore, un microfono che, come hai visto, ha 4 pattern polari che adesso ti faccio sentire. È un microfono dalla costruzione particolare perché ha una base che non è una semplice base, ma hai visto dentro c'è una vera e propria scheda audio e poi c'ha la possibilità di inclinare il microfono, come vedi in questo momento è abbastanza inclinato, ha il tasto mute eccetera eccetera, quindi ha tante caratteristiche simili ad altri microfoni USB, ma ci sono cose che lo rendono unico. Innanzitutto un po' di informazioni tecniche. Il suono che stai sentendo in questo momento è il suono che proviene dalla mia voce dentro questo microfono che sta entrando dentro Reaper. Non aggiungerò effetti, non comprimerò, non equalizzerò, non farò nulla se non semplicemente portare il gain a -14 lufs in modo che tu lo senta in modo decente, insomma senza dover alzare o abbassare il volume delle cuffie. Cuffie che ti chiedo di mettere, ok? Le migliori cuffie che hai a disposizione. Proviamo un po' a sentire le varie funzionalità. Innanzitutto il tasto mute. Io adesso parlo e mentre parlo premo il tasto mute. Quindi adesso ti racconto più, adesso invece mi stai sentendo. Non si sente nessun clip, dopo andrò a vedere nella registrazione, ma io in cuffia non ho sentito nulla, quindi clicco. Ok? Non dovrebbe venire nulla nella registrazione, quindi un bel tasto non è a sfioramento, devi premere, ma è abbastanza semplice. Una cosa interessante che voglio farti vedere adesso, dopo simuliamo invece un podcast con 2 voci e la musica in sottofondo in modo che tu possa vedere tutte le funzionalità di questo microfono. Proviamo a lavorare sui pattern polari. Benissimo. In questo momento sto usando il pattern polare cardioide. Cardioide significa che è quello che probabilmente se fai podcast, se fai live streaming, gaming o altro, è il pattern polare l'unico che utilizzerai. È molto concentrato sulla voce, quindi davanti, è come se ci fosse un cuore davanti, quindi questa è la punta del cuore, pian piano si stringe, si amplia, sì, io ho detto bene, e si chiude qui dietro, quindi è molto ricettivo davanti, un po' dai lati e niente dietro, ok? Benissimo. Proviamo gli altri pattern polari. In questo momento proviamo questo qui. Allora, questo è il pattern polare omnidirezionale. Quindi in questo momento io giro il microfono e... porca miseria, ci sono i cavi. In questo momento giro il microfono e tu dovresti sentire la mia voce sempre nello stesso modo. Ok? Quindi sto girando sta cuffia che fa casino. Allora sto girando il microfono e tu dovresti sentire il suono sempre nello stesso modo, più o meno, ok? Bene, questo qui è il primo. Il secondo modo che voglio farti sentire è quello stereo. Stereo usato tantissimo nell'SMR, perché se io per esempio adesso mi sposto da questo lato, vedi, io lo sento già in cuffia, mi sto sentendo soltanto da un lato. Adesso mi rimetto al centro mentre sto parlando, senti left e right, adesso mi sposto verso destra e tu senti dall'altro canale. Ok, questo è molto interessante per chi fa ASMR. Cazzo, le mani con l'artrite non riesco a fare... non ho niente per fare rumore, ma... Senti? Ok, benissimo. Ce l'abbiamo fatta, mi è venuta questa idea. Poi abbiamo... il pattern polare figura 8. Figura 8 significa che puoi metterlo, puoi usare un solo microfono per fare per esempio un'intervista. Quindi in questo momento io sto parlando da questo lato, di lato non è molto ricettivo, mentre dalla parte posteriore, scusami se mi muovo così, è ricettivo. Ok, quindi a differenza del pattern polare omnidirezionale, quello che prende tutto a 360 gradi, figura 8 prende solo avanti e dietro e di lato no. Quindi immagina una sorta di 8, le cui 2 palle sono una qui e una qui.
Ok? Perfetto. Li abbiamo visti tutti? Sì, torniamo al pattern polare cardioide, che è quello che ci interessa di più. Ora voglio, insieme a te, simulare una sorta di podcast a due voci più base musicale, in modo tale che sfruttiamo i vari ingressi, perché, come hai visto nella parte in cui ti spiegavo tutte le funzionalità, in questo momento nella parte Inst ho collegato il Tascam Mixcast 4 con una base. Ok, quindi sentiremo una musica in sottofondo, ma ho anche collegato il telefono via cavo dentro l'aux in. Mi sono regolato i volumi perché, come hai visto nella parte di descrizione delle funzionalità, sia l'aux level che l'inst gain hanno, cioè sia la parte di strumenti che dell'aux hanno appunto l'aux level, dove mi posso regolare appunto il volume in questo caso del telefono, e l'instrument gain ha un gain appunto per regolare in questo caso la base che sta venendo fuori. Quindi tu puoi usare questo microfono in realtà per collegare un'altra persona al telefono, non ha il Bluetooth, ma io sinceramente ho sempre sconsigliato, se hai visto i miei video, ho sempre sconsigliato di utilizzare il Bluetooth, perché quando si può col cavo, io sono di questa filosofia, quando si può col cavo, sempre meglio il cavo, ok? Perché eviti interferenze, eviti problematiche che magari col Bluetooth ci possono essere. Poi, dai test che ho fatto, il segnale col cavo è sempre un pelo meglio rispetto a quello col Bluetooth. Ok, adesso, poi magari fra un anno evolverà così tanto la tecnologia che sarà migliore o uguale. Ok, però adesso qui c'è il cavo, non c'è il Bluetooth, quindi il problema non si pone. Benissimo, allora proviamo a far partire una base, quindi io sto mixando tutto qui, perché il bello è questo, perché avendo tu i volumi, puoi mixare tutto qui nella tua scheda audio / mixerino e far andare tutto nella registrazione. Infatti io sto registrando dentro Reaper su una sola traccia. Ok, quindi non ho tracce separate perché non ti dà le tracce separate, perché non puoi assegnare, per esempio, sarebbe bello, ma sarebbe tutta un'altra storia, no? Assegnare l'instrumento su un canale, l'aux level su un altro canale e la tua voce su un altro. Ma diciamo, parliamo di altro. Questo comunque è un microfono che costa 2 lire, no? Costa 45 euro se non ricordo male, ma ti lascio il link in descrizione. Quindi già fa tantissimo. Perché 45 euro? Ripeto, non vorrei sbagliare col prezzo, quindi controlla sul link, ma mi sembra che sia 45 euro. Per 45 euro fa troppo, ok? Allora, proviamo a simulare questo podcast. Quindi facciamo partire la base. Io lo sto facendo partire dal computer tramite il Tascam Mixcast 4, insomma un problema, ma comunque sta entrando qui. Ok, stai sentendo la base. Benissimo, proviamo a simulare. Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast dove testiamo microfoni. Oggi siamo in compagnia di Giulia. Ciao Alessandro e buon pomeriggio. Sono molto felice di essere qui oggi con te. Ciao Giulia, come stai? Come va? Sto bene, grazie. E tu come stai? Bah, non c'è male, ti ringrazio. Ma di cosa parliamo oggi? Oggi mi piacerebbe parlare di astrofisica cibernetica, argomento che so essere uno dei tuoi preferiti. Oh Giulia, tu mi conosci veramente molto bene. Ok, iniziamo a parlare di astrofisica cibernetica. Allora, questa piccola gag, se vuoi, però ti ha fatto sentire come puoi tranquillamente gestire tutto un podcast a due voci più una base direttamente dentro questo microfono. Questo è il microfono perfetto? No, nessun microfono è il microfono perfetto. Quali sono, non dico i difetti, ma quali possono essere le criticità di questo microfono, comunque i punti di attenzione? Qualcuno direbbe i punti da attenzionare, ma io odio questa espressione, attenzionare, ma de che? Ok, quindi fare attenzione è più bello in italiano. Ok, scusa lo sfogo, torniamo a noi. Allora, innanzitutto microfono a condensatore. Questo non significa che è il male, questo microfono, significa semplicemente che in ambienti non acusticamente trattati, probabilmente questo microfono non è la scelta migliore. Non ha il Bluetooth, questo per qualcuno potrebbe essere una problematica, e non ha le tracce separate, come ti raccontavo prima, e questo potrebbe essere per qualcuno un problema, ma 45 euro. In realtà questo, quando l'ho visto per la prima volta, e ringrazio i ragazzi di T-Bone che me l'hanno inviato in cambio di questa review, ho pensato subito al Blue Yeti, perché ha la base, perché si può inclinare, perché ha i pattern polari intercambiabili, però quando ho visto l'aux, l'instrument, eccetera, eccetera,
ho capito che questo era tutta un'altra storia. Quindi questo qui molto probabilmente sarà un microfono che utilizzerò per fare tante cose non professionali. Attenzione, non professionali, ma sicuramente webinar, sicuramente corsi di formazione, sicuramente riunioni con i clienti. Assolutamente sì, perché è versatile, cioè una sola cosa, non hai bisogno di schede audio, non hai bisogno di niente. E diversamente rispetto a un semplice microfono USB dove, cioè microfono USB, metti le cuffie, lo attacchi e vai, questo qui ti dà anche una fonte, strumento, che in questo momento ti ripeto io ho collegato un'uscita del Tascam Mixcast 4 e hai un aux in, ok? Quindi un'altra fonte. In questo caso io ho preferito il telefono perché è più comodo, magari fai delle telefonate eccetera, però potrebbe essere qualsiasi cosa. Credo di averti raccontato tutto, questo video come al solito è bello lungo, ma mi faceva piacere anche perché questo microfono ha veramente tantissime funzionalità. Quindi fammi sapere che cosa ne pensi, se ti piace. A me l'idea piace veramente tanto. Certo, 45 euro, un prezzo assolutamente accessibile per tutti, non è un microfono dalle qualità eccelse, però 45 euro. Quindi questo già giustifica ogni cosa. 2, fa tante più cose rispetto a tanti altri microfoni USB che suonano nello stesso modo. Però almeno qui hai uno studio di registrazione in piccolo, un piccolo studio di registrazione, tutto dentro un solo microfono. Quindi molto molto interessante. Ok, grazie mille, se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e noi ci vediamo settimana prossima.